Allora, buonasera, mi si dovrebbe sentire, spero di sì. Se c'è qualcuno collegato fatemi sapere, perché ho bisogno di feedback. Bentornati col Demiurgo del Depensamento. Questa sera voglio assolutamente affrontare un argomento di cui non si parla quasi mai, ovvero, come dice il titolo, la dipendenza da nostalgia da ricordi, da appunto desideri di infanzia che sta alla base del collezionismo in generale, in particolare quello retro, poiché è l'argomento, cioè diciamo che è l'ambito in cui io vivo e di cui mi occupo, quindi anche il retro collezionismo. La live sembra che stia su. Se c'è qualcuno, fatemi sapere se mi si sente bene, se è tutto a posto, se si vede bene. Allora, è un argomento molto molto importante e diciamo che è da tanto che lo volevo affrontare, era mia intenzione affrontarlo. Ecco il Viper, buonasera. Buonasera Viper, ci saluta il fedelissimo, l'abbonato fedelissimo che mi sostiene da mesi, sempre presente. Infatti si vede. Allora, è stato la fonte di ispirazione, diciamo, ciò che mi ha portato oggi a parlarne è stato questo video di Meat Canyon. Meat Canyon, mi auguro che lo conosciate, comunque è un animatore che ha un canale YouTube, tra l'altro adesso è in pausa perché praticamente a forza di produrre video si sta uccidendo e farà meno video. È un canale che è nato circa 3 anni fa e guardate, in 3 anni è arrivato a 6,84 milioni di iscritti. È un canale di video, diciamo, abbastanza inquietanti. Lui fa delle parodie a personaggi famosi o comunque personaggi della società del momento, oppure di cartoni animati conosciuti come Ed Edd Eddy, Steven Universe, i Griffin, insomma, guardate perché il suo canale è pieno veramente di tantissima roba, Teletubbies addirittura, comunque fa delle parodie inquietanti o molto trash, blasfeme, però, ottimo, meno male che si sente bene, Viper, grazie, però sempre con della verità profondissima dietro. Vedete anche parodie di Cat Dog, The Super Kick, insomma di tutto. Io vi consiglio di guardare perché quando entrate in questo canale veramente trovate una fonte di arte allucinante. Ovviamente se vi piace questo tipo di arte così grottesca, così veramente inquietante. Però devo dire che quest'ultimo video è uno dei più belli, ovvero Nostalgia. Ne vedremo due insieme. Vedremo uno che è vecchio, un po' più vecchio, in realtà non è vecchissimo, è di qualche mese fa, che è questo, Stinkfiend, per farvi capire un po' che tipo di personaggio è questo Mid Canyon, cioè che tematiche affronta. E poi vi faccio vedere un altro, che è questo qui, che è l'argomento fondamentale di oggi, perché per poter parlare di questo argomento, io prima devo introdurvi allo stile di questo artista, quindi vi farò vedere un video breve di 5 minuti, poi vedremo questo che dura 13 minuti. Se si sente bene, andiamo avanti. Allora, volevo un attimo soltanto definire con voi il termine di nostalgia. Allora, perché è molto importante sapere l'etimologia delle parole. La nostalgia deriva dal greco nostos, che significa ritorno, e astos, no, che cazzo dico? Angos, cioè dolore. Esatto. Quindi significa letteralmente dolore del ritorno. Significa sì, provare dolore per il ritorno, un'emozione caratterizzata da un senso di tristezza e rimpianto per la lontananza da persone o luoghi cari o per un evento collegato nel passato che si vorrebbe rivivere. È anche una sensazione paradossalmente triste e contemporaneamente felice. Triste perché si vorrebbe rivivere un momento passato o si vorrebbe ancora essere in un luogo nel quale si è vissuti, eccetera. E felice perché quel momento era un momento gioioso e felice o un luogo nel quale si è passati i momenti più felici della propria vita. E ricordare quel momento e quel luogo riporta alla mente i momenti felici, ma allo stesso tempo causa un senso di tristezza per la fine degli stessi. Ecco, praticamente causa quel sentimento che anche Lucrezio nel suo De Rerum Natura indicava, definiva come tedium vitae, il tedio della vita.
può anche avere manifestazioni di carattere patologico e in questo caso è di questo che noi ci occupiamo. Comunque qui veramente qui si approfondisce, ma magari poi metto il link in descrizione del video se volete leggere qualcosa qui da Wikipedia, ma andiamo al punto della questione. Allora, vediamo, perché è una cosa... Allora, a me vengono in mente canali come questo. Adesso io voglio essere diretto e senza filtri, ragazzi, perché io vi dico la verità. Metal Jesus Rocks è un canale che conosciamo praticamente tutti. Io, quando ho cominciato nel 2013 a, diciamo, riprendere, diciamo, la passione per i vecchi videogiochi, il canale, l'unico canale che c'era su YouTube, diciamo, i cui video comparivano sempre e che veramente alimentava questo desiderio di collezionare, di recuperare, diciamo, i videogiochi del passato, di farmi la stanza, il setup, la cosiddetta gaming room, era Metal Jesus Rocks. Ora ce ne sono molti altri, però diciamo che Metal Jesus Rocks e tutta la community di altri, diciamo, gamer, collezionisti che girano attorno, tra cui lei, di cui adesso non mi ricordo il nome, penso Christy, un nome del genere, ma c'è anche Reggie, ce ne sono tanti, questo John Hancock, ce ne sono veramente tanti, cioè vedere queste cose rarissime del passato, questo senso nostalgico di desiderio, appunto, di felicità che nel passato avevamo fin dall'infanzia, di questi videogiochi, guardate, una stanza così, cioè vedere video del genere, se mi metto qui mi ricordo benissimo, guardate, è un video di 8 anni fa, Abbiamo piantato adesso lasciamo stare queste pubblicità, però vi faccio vedere, cioè, vedere video del genere, cioè anche adesso ha una stanza molto più moderna, molto più aggiornata, però all'epoca, perché si parla di 8 anni fa, si parla del 2016, cioè vedere video del genere danno una nostalgia della Madonna, cioè ti porta a una compulsione, ti porta, se sei un minimo appassionato, ti potrebbe portare a, insomma, a tornare a collezionare, come lo vedi lui, dici posso farlo anch'io, guardate, vedete, ti porta quel volontà di ritornare bambino, però adesso sei adulto, puoi permetterti molto di più, ti viene quella voglia di accumulare roba nella tua stanza, di circondarti di roba vintage, retro, giocare partendo ovviamente da quello che avevi da piccolo, recuperare tutto quanto e poi diciamo affogare le preoccupazioni, i problemi della vita in questo, distraendoti, eccetera. Guardate, qui c'è le versioni nuove della sua game room, eh, cioè, per farvi capire, no? Cioè, sono cose, vedete tutte le console messe bene, come ho anche io nella mia stanza. Se voi seguite il mio canale lo sapete benissimo che... Però, diciamo che questa cosa, adesso voi vedete un canale da quasi 1 milione di iscritti, lui probabilmente ci campa tramite questo canale, quindi è un vero e proprio lavoro. Però in realtà sono dipendenze, cioè alla base sono delle dipendenze diciamo socialmente accettate, che però hanno una soglia di limite dove poi magari sfociano in vere e proprie patologie, perché secondo me collezionare oltre un certo livello, come per esempio può fare lui, può essere una patologia, cioè è una patologia alla fine, perché la passione ok è tanto, però è difficile veramente capire quando è patologia e quando è invece passione. È molto difficile. Comunque, andiamo a noi. Allora, vediamo il primo video, che è questo. Stinkfiend. Io vi consiglio però di guardare tutto il suo canale, perché... Allora, questo video... Adesso io mi muterò e lo guardiamo insieme, per chi non l'ha mai visto. Dopo lo commentiamo, va bene? Perché non voglio rovinare... Metto i sottotitoli perché altrimenti noi italiani magari potremmo far fatica. I sottotitoli ci sono. E direi che possiamo andare. Ora mi muto perché rientra nel microfono altrimenti. E dopo commentiamo. È un video di 5 minuti, mi raccomando, prestate attenzione. Spero che la live si veda, ma sembra più di sì. Ok, perfetto. Allora iniziamo. I have never been a person that can use the restroom in public. Sometimes I can do a 1, but it's impossible to make a 2 in public.
The strangers moving about the restroom while I'm at my most vulnerable is so terrifying and humiliating to me. Ugh, my date with Sarah is going so well. But I may have to call it quits so I can go home and release this loaf. It's so painful. Hey, I'll be right back. I'm gonna freshen up real quick. Wait here for... Mi è appena venuto in mente una cosa. Devo parlarci sopra perché altrimenti potrei avere problemi di copyright. Quindi commentiamo man mano. Cosa sta succedendo, ragazzi? C'è questa coppia, questo ragazzo e questa ragazza che è il loro primo appuntamento. E lui deve andare in bagno, si vede. E non sa come fare perché deve andarci, però non è abituato. Cioè, io mi ricordo anche da piccolo, io non ho mai amato, non sono mai voluto andare in bagno fuori di casa, almeno fino alla prima superiore, ma anche dopo in realtà, fino a quasi alla quarta superiore. Non sono mai andato in bagno pubblico manco una volta, la trattenevo in ogni caso, e perché avevo questa ansia di andare in bagno nei luoghi pubblici, non ce la facevo, avevo una sorta di repulsione, mi sentivo a disagio, solo a casa mia ci andavo in bagno. Ecco, e lui è in questa situazione, quindi immagino che a qualcun altro di voi possa, sia capitato, magari qualcuno di voi ancora prova queste cose, cioè è così, quindi mi auguro che qualcuno possa immedesimarsi in questo, perché è una sensazione che in realtà hanno molte più persone di quanto uno possa pensare. Cioè, sono quelle cose che uno non ci pensa, che non vengono mai dette, ma che questo Meat Canyon mi piace molto perché va ad analizzare quegli aspetti della nostra mente, della nostra società, delle persone che vengono trascurate e ci fa delle opere d'arte della Madonna, che adesso vediamo. Ciao Riccardo, grazie per avermi salutato e per salutare tutti. Allora, adesso lui non sa come fare perché se lui va in bagno, innanzitutto si sente a disagio perché non ci vuole andare nei bagni pubblici, non c'è mai andato. Poi è con questa ragazza, si vergogna a dire che devo andare in bagno perché è un altro tabù. Eh, Quando si è giovani, magari io conosco dei miei amici, ma anche io stesso in realtà, c'era un momento, soprattutto all'inizio di una coppia, quando si è all'inizio, si è molto giovani, che non, si ha un po' il tabù del mostrare certe cose in una coppia, tipo il fatto di andare in bagno, queste cose qua. Perché si ha paura che l'altra persona ci giudichi con schifo, con ribrezzo, per cose in realtà che sono assolutamente naturali, perché tutti andiamo in bagno. Si tende un po' a deumanizzarci da questo punto di vista, un po' come col fatto che le ragazze, si pensa che le ragazze profumino sempre e basta. C'era un po' sto mito che le ragazze devono cagare i fiori, non cagano, non scorreggiano, insomma, ci sono questi falsi miti che almeno nella mia generazione c'erano e io li ho vissuti. Quindi, cioè, sono delle tematiche interessanti. Però adesso lei viene fuori dicendo che anche lei, che lei deve andarci in bagno veloce. Allora lui ne approfitta, ci prova almeno, anche se è a disagio. For me, will you? Maybe I can be quick. In and out. Sarah won't even know that I used the restroom. It's better than stinking up my pants again. Come on, hurry up and leave. Damn it. Allora, lui alla fine è entrato estremamente a disagio, perché lei è entrata, lui dice posso farcela, devo essere veloce, devo fare prima che esca lei, perché sennò si vergogna a sapere di essere in bagno, che lei si accorge che lui è in bagno, no? Però lei è più veloce di lui perché adesso lui tra una cosa e l'altra ci mette tempo, perché è a disagio a vedere le persone, gli altri, e sta aspettando vuole soltanto che se ne vadano tutti in modo tale da rimanere da solo e poter fare i suoi bisogni senza essere sentito sia a livello uditivo che essere visto, no? Ehm, ehm,
No, lei gli scrive, ehi, dove sei? Sono fuori, dove sei? E lei gli risponde, e lui gli dice, sono bloccato nel bagno perché sto aiutando un bambino sulla sedia a rotelle, ci mette così tanto, dammi 2 secondi. E niente, gli sta scrivendo. No noise. That means everyone must be gone. What the? Are you gonna keep us waiting all day? Why do you play such silly games with us? Why not release your sweet music into that porcelain bowl? Occupied! You've been occupying stalls your whole life, rarely giving blessings back to the bowl. But you are Allora, cosa sta succedendo? Aspetta che leggo il vibe. Per la stessa anch'io non mi piace andare ai bagni pubblici perché alcuni bagni li lasciano in certe condizioni che fa venire il vomito, certo. No, allora cosa sta succedendo? Lui adesso sta vedendo, pensava che fossero andati via tutti perché c'era silenzio, in realtà c'è un sacco di gente ferma lì che gli sta mettendo ansia perché devono entrare al posto suo, andare in bagno, e lui è ancora più pieno di ansia, e c'è questa voce inquietante di questa persona che gli sta dicendo hai occupato per troppo tempo questo sacro spazio senza mai rilasciare il tuo rumore profumato nel sacro tempio di porcellana, che sarebbe il water, no? Sarebbe, cioè, cioè, la tazza del cesso, no? E allora adesso si sta sviluppando la storia. Salutiamo anche Garrison, un altro abbonato fedelissimo del canale. Buonasera, Garrison. Sono felice di averti qua. Andiamo avanti. no longer in control. Please, leave me alone! Do you feel it moving slowly through your intestines? Go away! Please, just go away! Even before the breach, we can smell how selfish your burden will be. Oh, Ragazzi, è di un inquietante trash, tipo quasi porno, veramente angosciante. Cioè, lui c'ha uno stile veramente d'animazione, ma anche di le parole che usa. Cioè, praticamente c'è sto essere che vediamo qua, deforme, mostruoso, che sta torturando questo ragazzo, lo sta guardando attraverso la fissura della porta del bagno, e le ha detto sì, possiamo sentire la tua roba che si muove attraverso il tuo intestino dolcemente, e dice anche attraverso questo piccolo spessore in lontananza riusciamo a sentire il gusto, l'odore del tuo peso così egoista. Nel senso egoista, nel senso che lui lo dà soltanto, diciamo, come cibo alla sua tazza del cesso di casa e non quella pubblica. Infatti adesso gli dirà, devi rendere omaggio anche alla tazza del cesso pubblica, non puoi tenere tutto questo ben di Dio solo per te. Cioè, ragazzi, è una roba veramente inquietante. Nel senso che gli dice che è egoista. only giving gifts to the toilet at your home, not to the porcelain of the people. But you can't hide from it now, can you? Fine! I'll do it, okay? Are you happy? I'm gonna do it! Just please, leave me alone! Thomas? Sarah? Get out of here! It's not safe! Thomas, what are you talking about? No one's in here. I heard screaming. What's going on? Nothing. Just on a call with my dad. It's a personal call, okay? So I'll meet you outside in a second. All right? All right, Sarah? Sarah?
Hello? Wrong answer, Thomas. Poor little Thomas. Can't go boom boom in public. Do you have anything to say before your expulsion, Thomas? Why are you doing this? Why? Why are you doing this to me? Sarah? 3, 2, Please! Please! Sarah! Ok, ragazzi. Pesante, vero? Allora, commentiamo un attimo questa cosa perché... Allora, lei entra, gli dice, ma sei qui? Lui, no, vai via perché lasciami stare, aspettami fuori. E lei, no, perché sentivo urlare. E le ho detto, e poi gli dice, ma guarda che qui non c'è nessuno. Allora lui un attimo si calma e poi lei comincia a prenderlo attraverso ste braccia qui, e che attraverso la cabina del bagno. E poi praticamente la porta viene aperta e ci sono questi uomini che hanno questa specie di faccia demoniaca che esce dall'ano, dal buco proprio del culo, con queste facce inquietanti che si muovono e ruotano, che lo guardano e intanto quelli lì sono tipo come parassitizzati da questo demone, infatti hanno gli occhi completamente vuoti, come se questo demone nel loro intestino li controllasse. E poi c'è anche lei che si trasforma, che fa il conto alla rovescia e gli esce questo demone qua dal culo anche lei. E lui in quel momento terrorizzato comincia a cagare, proprio a spellere tutto e si sente il rumore della Madonna e gli altri guardano, cioè dopo si scopre che in realtà ci sono persone normalissime che lo stanno guardando, che lui stava urlando, evidentemente era paranoico, vedeva delle cose non vere, cioè nel senso quello che abbiamo visto non è vero, era solo nella sua testa. E quindi urlava e questi qui hanno sfondato la porta per capire se aveva bisogno. Lui invece ha cominciato a cagarsi addosso fortissimo per la paranoia, per la paura di quello che vedeva, che in realtà lo vedeva solo lui. E vabbè, un odore della Madonna, infatti tutti disgustati, però c'è della tipa che è lì che lo sta guardando con la faccia demoniaca, soddisfatta, lui che piange, completamente distrutto, annientato, perché evidentemente il demone esiste davvero, è dentro di quella ragazza lì, il demone, infatti il video si chiama Demone dell'odore, demone della puzza, stink, fiend, vuol dire questo, vuol dire demone dell'odore, della puzza. E evidentemente è stata lei che attraverso la mente gli ha fatto vedere queste cose che però non erano reali e l'ha distrutto. Cioè, vi rendete conto di... Questo soltanto per farvi capire, diciamo, cioè lo stile di questo Meat Canyon. Tutti i suoi video sono così, di qualsiasi cosa fatto. Come vi ho detto, cartoni animati, anche quelli storici, Ed Ed Eddy, Super Kick, Mucca e Pollo, insomma tutto, ma anche parodie di personaggi famosi da adesso. Tipo, ne ho vista una di, come si chiama, di Sheldon, di Big Bang Theory. Comunque, concentriamoci sull'argomento finale, che è quello da cui la live è dedicata, ovvero, lo ripeto, la nostalgia. In realtà, la nostalgia è vista come dipendenza, cioè la nostalgia come dipendenza alla base del collezionismo, del retro gaming, ricordi dell'infanzia, eccetera. Che, diciamo, come ho detto prima, è molto labile il confine tra malattia e passione. Questo video lo dimostra molto bene. È sempre un suo video, è quello che oggi voglio analizzare con voi. Ehm,
Quindi guardiamola subito insieme. Prima rispondo al Viper. Non so se è peggio questi demoni che escono dal buco del culo della gente o il tizio che dice che legge da dragone è una merda. Allora, Viper. Guarda, adesso potrei dire una cosa che potrebbe essere altamente impopolare, però se tu guardi questo video ed esci un attimo dalla tua ottica, eh, lasciamo stare il fatto che il tizio che dice Legend of Dragoon è una merda, lo dice dicendo che sono molto meglio altri titoli, però se uno The Legend of Dragoon non lo prende oggettivamente, ma lo prende come quasi un mito, come una divinità da, diciamo, idolatrare, da rendere idilliaca, potrebbe ricadere questo atteggiamento in una sorta di dipendenza nostalgica. Cioè, per me è un grandissimo titolo, ma perché non ne conosco altri, molti altri di quel genere lì. Però magari uno che ne conosce tantissimi di RPG, magari potrebbe anche dirlo. Bisogna però capire, cioè, la sua deve essere un'analisi oggettiva, cosa che questo tipo so che non ha fatto. Però è anche sbagliatissimo se uno non ha visto il resto, mitizzarlo, divinizzarlo, perché altrimenti si cade in questo punto di dipendenza, la nostalgia, dove tutto si viene intensificato. Comunque, dai, iniziamo a guardare il video perché altrimenti la live viene troppo lunga. Iniziamo. Buona visione, io mi interrompo ogni tanto e spiego, e dura 10 minuti. Mettiamo i sottotitoli, qualità al massimo, e poi commentiamo man mano. Allora, è veramente un capolavoro. Ah, in questo cartone fatto da Mid Canyon c'è un personaggio che lui sta usando molto, si chiama Melvins Macabre, è un personaggio credo inventato da lui, però con la stessa estetica di quella ragazza in bianco e nero. Come si chiama? Cartoon Girl Black White. Come si chiama quella ragazza? È famosissima, eh? È degli anni 30 o... come si chiama? Ha lo stesso stile grafico, però la sua versione maschile. Lui ha preso ispirazione... Eccola qua. Betty Boop, Betty, questa qua. È lei. Cioè lui ha preso questo personaggio, però l'ha reso maschio, diciamo, e ha creato questo Melvin, però con lo stesso stile estetico. È un personaggio, vi dico subito, che ha delle crisi bipolari. Cioè, sembra molto carino, dolce, gentile, poi improvvisamente scoppia e esplode di cattiveria all'improvviso. Cioè, diciamo, ha del disturbo bipolare. Questo Melvin, e adesso lo vediamo in questo video. Iniziamo. Così vedete tutto quello che serve per capire bene. Ma ragazzi, la live sta perdendo molti frame perché... No, forse è tutto a posto. Iniziamo. Se no non finiamo più. Iniziamo. Oh, come on. Excuse me, friend. Would you mind helping me out? Thanks. I didn't catch your name. Like what you see? Allora, un secondo perché innanzitutto i sottotitoli non sono partiti, non ho capito perché. Comunque, cosa succede? Allora, c'è questo Melvin che gli è morto il paguro che aveva nel suo acquario, che aveva da tanti anni. Un po' come se fosse un pesciolino rosso. Gli è morto, l'ha messo in una scatola, è triste, piange, perché lo rivorrebbe indietro vivo. Quindi sta provando nostalgia per i bei momenti passati insieme al paguro, e adesso l'ha messo in una scatola, se l'è messo nello zaino per seppellirlo. Esce dall'appartamento, incontra questo tipo alto, pieno di scatole di cartone da Amazon, di roba che ha comprato, gli cade una scatola, poi lui gli chiede di aiutarlo e lui lo aiuta. E trova, vabbè, sta cosa, Miranda, Qteng, non so che roba sia, però come vedete è una roba strana. Scratch Sniff Activated. Sembra delle specie di mutande di una streamer, di una
di una content creator, boh, brufolosa nelle gambe, con qualcosa da strofinare e sniffare, da annusare, qualcosa di molto malato, tipico da nerd, no? Andiamo avanti. Like what you see, stranger? Oh, sorry. I'm Melvin. I'm only joking. I'm Jeremiah. That's my roommate's mail. Mind helping me bring it inside? Okay. Don't be alarmed. Collector Kyle loves his anime girls. In fact, the majority of the anime statues on the wall are his. Started collecting these after his girlfriend broke up with him in 5th grade. Isn't that right, Collector Kyle? Allora, ragazzi, già qui c'è un sacco di roba. Già qui c'è un sacco di roba. Allora, Melvin aiuta questo tipo a portare dentro tutti questi pacchi di Amazon, perché dice che sono per i suoi amici lui si chiama Jeremiah, quello lì, quello biondo alto. Come vedete sono tutti dei nerd, ma come vengono rappresentati, ragazzi, è geniale. Lui entra, c'è questa stanza, vedete, avete visto Kirby, Mario, Sonic, insomma di tutto e di più, quello che è retro, ma anche altre cose, anime, action figure, videogiochi, di tutto e di più. Ah, dice che dovrebbe essere una sorta di hentai, ok, bene. Grazie Viper. Niente, poi lui entra e ci sono questi gamer collezionisti qua, nerd, che strisciano come sanguisughe, tipo proprio quello lì fa una faccia, tipo come se fosse un serpente assatanato, demoniaco, indemoniato, che lo guardano male, sto Melvin, perché è entrato, uno straniero. E niente, questo qui colleziona, è un grande collezionista di anime, c'è tutte le action figure porche delle tipe lì e gli ha detto che ha cominciato a collezionarle dopo che si è lasciato con la sua ragazza l'ha lasciato tipo al liceo, così, no? Pretty much nailed it on the frickin' head, Jeremiah. Retro Ron's fascination with creatures left him isolated as a child, but he found his friends in Pokemon and other pocket creatures. Isn't that right, Retro Ron? You can catch them, and they can never leave, no matter how hard they try. Questo che ragazzo sta giocando, esatto, gli Hikikomori, esatto. Questa è proprio una critica anche agli Hikikomori. Guardate poi qui il mobiletto con le console, qui c'è anche qui però ci sono i pesci, però vedete tutti malati perché nessuno li cura bene, malaticci perché stanno facendo altre cose. C'è GameCube, Nintendo 64, Switch, questo forse è un Atari Jaguar, cioè vabbè, questa è un Xbox, credo, ma non lo so. Comunque, quest'altro invece dice che ha sofferto in passato perché cioè, aveva degli animali, però poi gli scappavano e non tornavano più a casa, delle creature. Allora sta praticamente giocando a Pokémon perché ha trovato il conforto nei Pokémon e tutti i mostri tascabili e lui ha detto sì, perché una volta che li prendi non possono scappare, non hanno nessun modo di scappare. Così, no? And last but not least, we have Griffin Resale. He has the majority of the superhero memorabilia here. He started collecting when his dad Died. Ah, e poi quell'altro lì, collezione supereroi, action figure supereroi, ha cominciato a collezionare quando suo papà è morto. Quindi, come vedete, sono tutti, cioè, tutti questi Kikomori, collezionisti qua, hanno tutti alla base un trauma. La morte del padre, il fatto che gli animali gli morivano, gli scappavano, quell'altro che è stato lasciato dalla ragazza. Ragazzi, è un fondo di verità della Madonna. Io vi chiedo, fatevi un'analisi di autocoscienza voi, se siete collezionisti e passati di queste cose, soprattutto ad un certo livello. Scavate nella vostra mente in maniera sincera, guardatevi dentro e chiedetevi se magari non vi è successo qualche trauma. Io so benissimo cosa mi è successo, perché ho cominciato a un certo punto. Andiamo avanti. Adesso, come ha detto morto suo padre, a lui viene il trauma del suo animaletto, del suo come si dice, paguro che è morto. E vedete, è in bianco e nero perché è un flashback, è un ricordo. Adesso in lui, nella sua mente, sta iniziando a innestarsi questa sofferenza, no? Per il ricordo, perché è nostalgico e quindi lui può essere manipolato facilmente, distraendosi con altre cose,
quindi lui potrebbe essere tentato a diventare un collezionista per non pensare alla sofferenza causata dalla morte, o meglio lo fai per compensare, cioè tu per compensare un trauma ritorni all'infanzia, cominci a collezionare perché lì eri felice e quindi vai a soffocare tutti i tuoi traumi della vita moderna, della vita adesso tu da adulto, invece di affrontarli li diverti, cioè col divertimento, appunto, etimologicamente, divertissement vuol dire deviare, guardare altrove. E i collezionisti fanno questo, cioè i gamer e tutto quanto, cioè è quello che facciamo sempre. Ecco perché i videogiochi ci piacciono tanto, perché ci fanno stare bene e ci deviano dai traumi, come sta succedendo qua. Quindi adesso il ricordo di questo trauma in lui potrebbe causare la nascita di un fenomeno patologico di collezionismo pesante. What ails you, Every single pet has a personality, and I think that's the most. Melvin? You seem to be carrying such a heavy burden. My hermit crab just died. I was on my way to bury him. Tried to come to terms with him being gone. He was my best friend and I don't know, I just feel so lost. Well, you're in luck. Me and the guys were gonna go to a couple of spots looking for some more goodies for our collection. No, lui gli ha detto, cosa c'è che ti disturba? Vedo che stai portando un peso enorme, sembra che tu stai portando un peso enorme sulla coscienza, nella mente. Lui, mi è morto il mio Pagur, sono molto affezionato, non so cosa fare, adesso lo devo seppellire. E no, lui ha guardato tipo malissimo con la faccia malefica, ha guardato gli altri che, come per dire, sappiamo cosa c'è da fare. Tra l'altro, guardate, qui c'è il simbolo della Triforza di Zelda, vabbè, delle sfere Poké. Cioè, nel senso che sono tutti, guarda, qui c'è Master Chief Dialo. Comunque, per far capire che sanno cosa fare perché sta iniziando, cioè si appigliano a quel suo trauma per farlo diventare un collezionista come loro e farlo diventare nella compagnia, in modo tale da rafforzarsi a vicenda. Dopo scoprirete per che scopo stanno facendo questo, perché vogliono un membro in più per una serata di giochi, ma vedrete, sarà una serata di giochi molto particolare. E quindi adesso lui dice: non preoccuparti, andremo a visitare tanti posti belli dove anche tu potrai trovare cose da collezione bellissime. E butta via nel cestino il suo Paguro morto per rimuovere il trauma, diciamo, soffocare il trauma, farlo divertire. You should come with us and relax. You'd be surprised the wonders collecting can do for your mind. Yeah. Avete visto? Invece di soffrire ha rimosso l'immagine del Paguro, la sofferenza, e lui gli ha detto: guarda, vieni con noi che andiamo a fare dei giri, sarai meravigliato perché ci sono tante le meraviglie che ti libereranno la mente e ti faranno stare felice, non preoccuparti più dei problemi di oggi. Allora lui va con loro. Might be good to get out of the house for a bit. Sure, let's do it. You'll need a bigger bag where we're going, Malvin. You guys aren't gonna keep that backpack, are you? Do you think this could be the fifth member we need for our game night, Jeremiah? All will reveal itself in time, Retro Ron. All will reveal itself in time. Quello lì aveva le magliette delle tartarughe ninja, vabbè, gli altri lo accompagnano e dicono: tranquillo, poi vedrai come noi, ora starei meglio, andiamo a vedere tante cose belle. E quello lì gli chiede: ma tu pensi che sarai il quinto membro per la nostra notte di giochi? E Germania dice: abbi pazienza, tutto si rivelerà al momento giusto, vedrai. Adesso qui vanno a una casa di anziani che hanno un piccolo mercatino che vendono roba usata, e questi qui arrivano come degli assetati di sangue, come fanno tutti i nerd e collezionisti, come ho fatto anch'io in passato in realtà, quando trovi roba vintage nei mercatini. Mi viene un po' in mente, ragazzi, scusate, io però le cose le dico dirette. Un collezionista, diciamo, in Italia che si vede, insomma, che io conosco, lo dico in maniera molto simpatica adesso. Seguo ogni tanto, però vedo quando fai video proprio belli pay sul collezionismo nei mercatini. Manu The Dead quando fa calcia di videogiochi nel mercatino, meno 5, ste robe, nel senso, sono un po' esagerate secondo me, ed è qui che questo video colpisce, cioè su questo tipo di atteggiamento, no? Lo vedete benissimo. Io dico le cose schiette, ragazzi, non tengo le cose nascoste.
Does anything catch your eye, Melvin? No, not really. Keep your mind and heart open, Melvin. One man's trash can be another man's treasure. Holy fuck. It's a 1998 Electabuzz lunchbox. That is so my cool. God. Oh, it's so I've seen that cool. before when I was a kid. Oh my god. Oh my god, I've seen that before. Don't hesitate to let us know if you need anything, young man. Mine. Sir, do you have any more Pokemon stuff? It's the only way to calm him down. Ragazzi, tanto questo qua è quello di Toy Story, se mi ricordo bene sul telefono. No, ragazzi, Manu the Dead idolo. Sì, Manu the Dead ricade perfettamente però nello stereotipo di questi tipi, ragazzi. Cioè, ragazzi, io gli ho anche chiesto tempo fa di fare un video insieme, così mi ha risposto, ma mi ha dissato completamente. Tra l'altro quando aveva neanche la metà degli iscritti che aveva adesso. E quindi insomma le cose vanno dette, cioè, nel senso. Ti ho steso, vabbè. Allora, praticamente niente, lui dice: Melvin, mi raccomando, tieni la mente, l'occhio e il cuore aperti, perché gli occhi e il cuore aperti, perché cerca bene, perché quello, quello che per qualcuno è spazzatura, per te può essere un grande tesoro. E gli altri dicono che assetati di sangue trovano sta valigetta di Electabuzz del lancio del 1999 dei Pokémon, e sono tutti lì che si stanno uccidendo. E tra l'altro i proprietari hanno detto: se avete bisogno chiedete, gli altri hanno soffiato tipo come delle serpi, e si stanno ammazzando tra di loro. Anche Jeremiah lo vuole e chiede: avete altra roba, perché altrimenti quello lì che colleziona Pokémon spacca tutto, distrugge, va in crisi isterica, ci vuole altra roba, non è mai abbastanza. È il nuovo dei Truzzi, sì. Andiamo avanti. Invece Melvin è sempre un po' triste. Adesso vede questa macchinina che si riparte Uh-oh, drunk driver on the road, uh-oh. Melvin, would you like some pancakes, sweetheart? Yay, pancakes! Yes, Mommy, yes! I love you, 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 I love you. Do you feel it, Melvin? The stress, anxiety, heartache melting away. Lo senti, Melvin, quando ricordi l'infanzia, i momenti felici con la nonna, perché la macchinina ha causato questo, no? Che è la stessa macchinina. Lo senti che le sofferenze, le preoccupazioni, il dolore, il mal di testa, la pesantezza, le ansie vanno via, si sciolgono. Yes. Sì. I think you're on your way to becoming a collector, Melvin. Penso che tu sia una strada buona per diventare un collezionista, Melvin. Adesso ragazzi, scrivete tutti in massa a Manu the Dead, Metal Gear, da tutti i collezionisti, quelli insomma belli infognati dentro. Andate a scrivere. Mi viene anche in mente un canale, ragazzi, che seguivo, si chiamava Game Over, di un certo ragazzo che poi improvvisamente faceva quello strappassionato, ma tipo 2000 iscritti, ma da anni, aveva il canale tipo da 15 anni, 10 anni, aveva di tutto e di più, spendeva un sacco di soldi, poi improvvisamente un giorno ha detto basta, non ne posso più, vendo tutto, ha smesso completamente, e niente, insomma, dopo uno va in crisi, si sveglia e insomma ci sono queste cose un po' traumatiche. Magari lo conoscete, Game Over si chiamava, c'era su YouTube fino a un annetto, 2 annetti fa. Comunque andiamo avanti. Comunque tutti i collezionisti nascono per dei traumi così, quindi vorrei sapere quali sono di queste persone che abbiamo su YouTube Italia, non solo, quali sono le radici di questa mania di collezionare. Phyllis, look what made its way into the garage sale. This was our son's favorite car. He used to love being a race car driver in the living room. Barely put this thing down. What happened? Did he just not want it anymore? Oh, well, he died in the Iraq War. Oh God! I hear the screams! There's constant explosions in my head! Help me!
Not sure if it was an IED or an EID. I can never remember what they told us, so many weird abbreviations, but anyways, he blew up, poof, gone. There he went. Block it out, Melvin. Their memories are dead with this transaction. Only your memories exist now with this car. I don't want to go back! No! I'll take it! Allora, gli dicono che quella macchina lì è di loro figlio, che però è morto, non ho capito bene come, comunque è esploso in una qualche maniera. Allora Melvin, quando sente la parola morto, gli viene in mente il suo paguro che è morto, come prima, e allora vede questa scena inquietante del paguro del figlio loro, che sono insieme, il paguro sta cercando di emergere. E Jeremiah dice: non preoccuparti Melvin, non importa se questo articolo è legato a dolore, morte, sofferenza, tu pensa a quello che vale per te adesso nel presente, il ricordo che è tuo, e non pensare a queste brutte cose, blocca questi brutti ricordi, anche l'ansia per il paguro che è morto. E lui lo fa, dice: lo prendo, tutti, oh sì, sei parte del club, collezioni come noi, guardate tutti gasati, che anche lui colleziona. Però la cosa importante è che lui collezioni cose diverse da loro, perché altrimenti diventa un bagno di sangue. E funziona così, ragazzi, tra collezionisti, cioè si sa, soprattutto a un certo livello. Good find, Melvin. Melvin, I think you're ready for the next level. Oh yeah? What's the next level? Oddio, ragazzi, Melvin, sono convinto che tu sia pronto per il prossimo livello. Qual è il prossimo livello, ragazzi? Il GameStop. Guardate, questa è tutta roba vecchissima, giochi del GameCube, PS2. Guardate, trovate tutte le vecchie console. Guardate le nuove console che rifanno per i nostalgici. Guardate, è proprio una droga, proprio un business. Vedete, top nostalgico, guardate. Don't be afraid to explore the store, Melvin. You never know what you might find in here. I'm just not much of a gamer. My friend had Leisure Suit Larry, but my mom got mad when we played it at our house. Ah, hai detto Melvin, non guardare soltanto quello che c'è qui, devi esplorare l'intero negozio, perché anche negli angoli più nascosti, segreti, oscuri, che nessuno guarda, puoi trovare sempre delle meraviglie, delle cose incredibili che ti possono dare delle sensazioni che magari tu non immaginavi neanche. E lui dice: no, ma io non sono tanto un gamer, l'unico gioco che avevo era Magna Cum Laude, Leisure Suit Larry. Avete presente quel gioco stra trash della PlayStation 2, un po' erotico con quel tipo? È famoso, si chiama Magna Cum Laude Leisure Suit Larry. Però ha detto che a casa non poteva mai giocarlo perché sua mamma non voleva, perché è un gioco erotico. Ma perché le cose a forma di occhi? Igor, per domanda, è un personaggio così, è fatto un po' come Betty degli anni 20, anni 30, giù di lì. Comunque andiamo avanti, vediamo cosa succede in questa GameStop. You may find value in something you might not expect. Oh ragazzi, guardate però, ci sono i loghi di tutti, cioè ragazzi, vi faccio notare un dettaglio, ci sono i loghi scritti Xbox, Sony, PlayStation, ma ragazzi, Nintendo non c'è scritto in maniera tarocca Nintendo, perché è l'unica compagnia che rompe il cazzo per il copyright, è l'unica, guardate, tutto il resto c'è, la Microsoft, la Sony, la Sega, l'unica che rompe il cazzo è la Nintendo, e anche perfino Midken c'ha paura, ma perché lo sa che non può fare, si è dovuto inventare Nintendo, cioè ragazzi, per farvi capire la mafiosaggine della grande N. Larry Suit non è nato no, lo so che non è nato su PlayStation, ma quello di cui parla, sì, perché sono molto vecchi alcuni, anche se non so su quale console sono, forse il NES, non lo so. Se Igor lo sai, scrivimelo pure in chat, perché però quello a cui si riferisce lui è quello più famoso, quello per PlayStation 2 che è arrivato dopo, infatti poi lo vedremo. Tutti paranoici, questi personaggi, oramai il collezionismo è diventato una sorta di moda, ma è stato degradante. Sì, infatti. Esatto, Laser Sweet Larry. Andiamo avanti. Poi vedere nei magazzini, nel retro.
Yeah? I just found a sealed copy of Time Splitter's Future Perfect for $16. Okay. It's worth over 100 in this condition. Shouldn't you? Ragazzi, c'è lui tutto, madonna, satanato, che ha trovato Time Splitters Future Perfect in celofanato, quindi ancora sealed, quindi sigillato, solo a $16, e che vale invece centinaia di dollari in quelle condizioni. E adesso Melvin gli dice: ma non dovremmo dirlo al proprietario, perché dovremmo incoraggiare la finanza locale, cioè insomma sostenere i piccoli negozi. Quello dice: no, col cazzo. You tell the owner so it doesn't affect the small local business? Or... Fuck 'em. These are deals to kill for. Qui sono affari per cui bisogna uccidere. Anzi, guardate come è animato bene. Da questo buco, perché lui è andato in ansia, perché quello là ha detto sono affari per cui bisogna uccidere. Sempre la parola uccisione morte gli ha richiamato il trauma del paguro morto, che lui sta cercando di soffocare, sta cercando di sublimare attraverso il videogioco, perché tutti noi attraverso i videogiochi sublimiamo delle ansie, delle paure, dei traumi, e invece di risolverli. E il paguro è emerso con tutta la sua forza, adesso lui è caduto contro un angolo, contro una mensola, diciamo, dove sono i giochi, e gli è caduto addosso proprio Leisure Suit Larry Magna Cum Laude della PlayStation 2, che è il gioco di cui lui aveva nostalgia prima, che adesso lo aiuterà, perché gli farà andare via la paura insomma, l'ansia per la morte del paguro, insomma, in maniera tale che non è obbligato a affrontare le difficoltà della vita. Nato su DOS o Amiga? Ok, grazie Igor. È molto vecchio allora. Help me! Help me! Oh god, I'm dead. I'm fucking dead. I'm fucking dead. Come avete visto è la versione non censurata uncut di Leisure Suit Larry. E qui guardate Prince of Persia, le sabbie del tempo, tanti altri giochi nostalgici che praticamente Melvin capisce che la nostalgia uccide, soffoca il trauma della morte e del paguro, allora adesso lo usa contro di lui. Do you have any Diddy Kong plushies? You did last time, but... These! I want all of these games! Ragazzi, allora c'era quel nerd là, quel collezionista che ha detto: ce li hai ancora delle compact flash, insomma della roba vecchia, perché li avevi l'altra volta. Cioè ragazzi, anche io facevo così, cioè faccio ogni tanto così. Quando tu vai da un negozio anche che ha più roba moderna ormai, vai a chiedere delle robe impossibili, tipo roba di 20 anni fa, dai, ce l'hai nel magazzino qualcosa di vecchio, so che ce l'hai perché l'altra volta c'avevi una mezza cosa. Ci avevi pensato al commesso che non ne frega un cazzo, che io soltanto pagato per vendere, che trovi gente proprio infognata come te in sta roba, che non lo lasciano neanche starti, che delle cose impossibili. Pensa come deve essere, diciamo, imbarazzante o a sentirti a disagio in quel momento. Comunque lui adesso sta comprando di tutto di più perché è vittima della nostalgia. Guardate, Shadow of the Colossus, Resident Evil 4, e c'è il paguro che è diventato commesso e lui è settato di collezionismo. Collezionare è molto rilassante, tantissimo Igor. Okay, let me just start scanning these. I'm buying these for $20. Hey, look at me in the eyes! You're gonna give me the friend's discount. Sure, okay. I feel so good! I feel so alive! Ok, lui ha obbligato il commesso a pagare, cioè, pagare pochissimo, tutti per $20, perché sennò, e ha chiesto lo sconto anche per i suoi amici collezionisti. E niente, cosa è successo? Che adesso gli altri, Jeremiah l'ha guardato con gli occhi tipo indemoniati, lui si sente benissimo: "Oh, mi sento così vivo, mi sento così felice", eccetera. È proprio vittima dei ricordi,
E adesso andiamo all'ultima fase, ragazzi. I have to have more! I need more! Well, we do have our game night, Melvin, so I said I want more! Oh my... I don't see why. Ne vuole molti di più, ne vuole molti di più loro. Ma ricordati che abbiamo la nostra serata di giochi, Melvin. E loro, poverini sottomessi, che hanno paura lui. No, non preoccupatevi, diamogli ancora un po' di più, dopo faremo la serata, tranquilli. We couldn't make one more stop? Facciamo un altro viaggio. Jeremiah, what of our game night? He's almost ready, Collector Kyle. We will have our game night. Vedi, sembrano tutti dipendenti e tristi, vedete? Cioè, dovrebbero essere felici perché stanno facendo la loro passione. Invece, guarda, sono tutti dipendenti e sono tutti tristi. Perché sono dipendenti, appunto. Non è che lo stanno facendo in maniera consapevole come svago. Sono proprio dipendenti, hanno un vuoto dentro e fanno questo per soffocare dei traumi. Tutti. Questo qui la morte del padre. Questo qui il fatto che lo suo ragazzo l'ha lasciato in maniera brutta, questo qui perché gli animali gli scappavano, li perdeva, insomma, da piccolino. Questo qui è quello più adulto, quello che manipola, quello che c'è dietro, che anche lui, diciamo, un po' è vittima della cosa, però in maniera più razionale, manipolatoria, li tiene in ostaggio, diciamo. Cioè, li fa infognare ancora di più, sto cercando di fare infognare anche Melvin dentro questo collezionismo tossico, e allo stesso tempo... ne rimane però quasi, nonostante anche lui sia infognato, ne rimane quasi distaccato, cioè non è sicuramente una persona felice, però non soffre come gli altri, è più freddo, è più calcolatore, è più super partes, è un po' come chi spaccia droga, cioè la persona drogata che ha bisogno, è sofferente, triste, dipendente, è in balia, eccetera. Invece quello che spaccia droga, magari è drogato anche lui dipendente, anche lui non è felice, però è più razionale, più distaccato, soffre un po' di meno all'apparenza. Insomma, un po' ho fatto questa metafora un po' per farvi capire, come se lui spacciasse il bisogno di collezionare, no? A me ti ricordano Garrison, ti prendi la responsabilità di quello che stai per dire, eh? A me sti tre ricordano Doctor Game, Mano dei Dead e Giochi di Giornata. Jeremiah invece devo ancora identificare. Oh. Ragazzi, io muoio. No, ragazzi, io muoio. Scusatemi un attimo se mi faccio vedere, ma sono carino della Madonna in stanza, ma ragazzi, scusatemi. Io muoio. Cioè, allora, un secondo, ragazzi, un secondo. Quindi, Doctor Game, immagino sia quello tutto a destra, quello con gli occhi azzurri. Poi abbiamo Manu the Dead, chi è dei due? Aiutatemi un attimo. Giochi di giornata, perché Giochi di Giornata non lo conosco così bene. Garrison, dimmi chi è Giochi di Giornata. No, ma ragazzi, palesemente quello di destra è Doctor Game. È uguale, non ci avevo pensato, ragazzi. No, qual è? Quello con la maglietta di One Piece, Giochi di Giornata e Manu the Dead. Manu the Dead qual è più simile dei due? Ah, o quello delle Tartarughe Ninja. Qual è? Comunque, ok, abbiamo capito. Però sicuramente Doctor Game è quello che... ragazzi, guardate il meglio fisionomico, uguale. Ah, ecco, Jeremiah The Nerd Herd Station. Oddio, è vero. Cazzo. No, adesso ragazzi andiamo a vedere un secondo. Adesso io mi tolgo un attimo con la webcam, andiamo a vedere un secondo, perché... No, aspetta, devo andare a vedere, un secondo. Giochi di giornata è quello cicciottello. Alias... Ah, è quello a sinistra allora, questo qua, quello tutto a sinistra con la maglietta di Tartarughe Ninja. Ok. Allora, andiamo un secondo, ragazzi, scusatemi, ma andiamo a vedere un secondo. No, aspetta. Sono entrato in un'altra cosa importantissima. Allora, Nerd Herd Station. Eccolo qua, ragazzi. Con avere i capelli lunghi. Ragazzi, è lui. Ragazzi, è Jeremiah, madonna. Guardate, è lui. The Nerd Herd Station. Sì, è lui, ragazzi, è lui. Guardate, è lui. È lui che se le copertine strafighe, tra l'altro, guardate.
Sì, ok, lui è lui, ok. Poi c'è... Vabbè, adesso gli altri ragazzi non li faccio vedere. Vabbè, facciamo vedere, dai. Doctor Game. Ragazzi. Doctor Game. Doctor Game. No, queste sono altre cose. Comunque, ragazzi, sì, è lui, ragazzi. Doctor Game, guardate. È lui. Tra l'altro nei primi video dove c'era proprio il camice, guardate. Cazzo, ragazzi, sei anche un po' simile. Vabbè, poi c'è Mano de Death. Allora, Mano de Death è mercatino, un secondo, Ecco, più retro game. Vabbè, eccolo qua, che però, sì, assomiglia un po', c'ha i capelli un po' più lunghi. Ok, però barbettina, potrebbe essere. E poi c'è giochi di giornata. Adesso vabbè, tipo non lo conosco ragazzi, adesso non perdiamo troppo tempo, però quello che è più palese secondo me è Doctor Game e Nerd Earth Station, avete ragione. Andiamo avanti dai, che se no siamo quasi in fondo ragazzi. Is this Ragazzi, io sto morendo. È il RetroCon, cioè tutti quei cazzo di eventi che ci sono in giro anche per l'Italia, ma in giro per il mondo. Vedete cosplay, cosplay contest, gara di cosplay, gara degli artisti, dei fumettisti, torneo di giochi, cioè tutte le fiere che ci sono, non so, il Garda con Modena Nerd, Bologna Nerd Show, il Retro con, insomma, tutti questi con Arcade Store, e tutti ragazzi, tutto sto business di capannoni, di eventi che ci sono in giro, di roba retro, collezionismo, eccetera, ragazzi. Cioè, solo vibes positivi. Cioè, siamo una fiera di questo tipo, ok? Dove girano tutti questi soldi che speculano sulla dipendenza di tutte queste persone, ragazzi, in cui faccio parte anche io, che a momenti ho più forte, a volte momenti meno, e si nutrono di queste nostre desideri. Cioè, non è che io me ne escluda da sta roba, ragazzi. Non sono collezionista a quei livelli, non sono neanche in realtà un collezionista, mi piace avere un po' di cosine, ma non sono collezionista di chissà che tipo, però perdo tanto tempo in queste cose, ecco, perché mi piacciono, però, insomma, diciamo che il sistema sa sfruttare bene le nostre debolezze, le nostre passioni e ci rende dipendenti. Heaven? It feels like heaven. To us lucky few, yes, Melvin. Now go, get your fill. It is time we say goodbye to this physical world. Adesso, mentre lui sta girando, guarda tutte action figure, cose, dice sì, Melvin, vai in questo paradiso, vai a cercare quello che ti fa stare bene. È il momento in cui noi dobbiamo lasciare questo mondo fisico. Day brings new pain and hardship for us all. We have built our own reality. E sta dicendo, ogni giorno della realtà di questo mondo fisico ci causa sofferenza e ansia e depressione a tutti noi. Noi ci stiamo costruendo la nostra realtà, che sarebbe quella virtuale, per non soffrire più. Something shaped by better times, simpler times. Una realtà forgiata da tempi migliori, più semplici e più felici. E il Paguro cerca ogni volta l'ansia del ricordo del Paguro, della morte del Paguro, cerca di attanagliarlo, ma lui appena prende un oggetto che gli piace, il Paguro scappa via. Lui vive in questo bagno di innocenza e felicità nostalgica, dove però sta praticamente mascherando la realtà, oscurandola, c'ha dei rifletti di prosciutto davanti agli occhi, non vede la realtà per com'è. Through all of the things that never let us down, this Guardate, isn't. sta pestando tutti i gusci dei panguri, come per dire non me ne frega un cazzo, e ce ne andremo via da tutte le cose che ci deludono, sta dicendo. Goodbye, because we were never welcome. We are going beyond this physical plane. Questa frase, ragazzi, è una frase della Madonna. Dice, ve la faccio risentire. Going beyond this physical plane. Through all of the things that never let us down. This isn't goodbye, because we were never welcome. Questo non è un arrivederci, perché noi
non siamo mai stati accettati. Cioè, ragazzi, questa è una frase, io la stampo a caratteri cubitali, che è alla base di tutti i fenomeni nerd, di introversione, hikikomori, di chiusura in se stessi, cioè il fatto che non si è mai stati accettati dalla società, dagli altri, dalla massa, dalla maggior parte. Quando uno è diverso, quando uno non è capito, quando uno è diverso dagli altri ed è un po' timido, viene distrutto dalla società. E quindi si ricade in questa prigione di nostalgia, di dipendenza da nostalgia, di roba, di collezionismo. Potrebbe essere una scappatoia. Quindi, la ripeto, ragazzi, questo non è un arrivederci al mondo reale, sto dicendo. Cioè, non è che rivedremo il mondo reale, ma perché non siamo mai stati accettati dal mondo reale. Noi ce ne andremo, noi costruiremo il nostro mondo fittizio, dove tutto funziona, dove tutto è bello, tutto ricordo, nostalgia di cose belle, di quando eravamo all'infanzia non si soffrirà più. E infatti Melvin sta pestando i gusci dei paguri. We are going beyond this physical plane. Feel bad for yourself, not for us. Next stop. E dice, noi andremo oltre i limiti di questo mondo fisico. Sentiti male per te stesso, sentiti cattivo verso di te, non per noi, nel senso che noi se ne andiamo dall'altra parte. Eternity. E andremo nell'eternità. Dice. Tornano a casa pieni di roba, guardate, Zelda, Majora Mask, andiamo avanti. Collector Kyle, that Luffy statue is so elite. Those are so hard to come by. I think I'm gonna hit up some pawn shops tomorrow and... Melvin, I believe you are ready to join us for game night. Yeah, that sounds cool. What are you guys thinking of playing? Let's take our seats. Allora, adesso gli hanno detto, lui è contento, adesso domani vuoi collezionare altra roba, gli hanno detto, Melvin, ora penso che tu sia pronto per unirti, guardate, The Witcher, no? Sei pronto per unirti alla nostra notte di giochi? Lui, sì, cosa volete giocare? Adesso prendi il tuo posto nella sedia. Praticamente, ragazzi, è una stanza di realtà virtuale. Tra l'altro, ragazzi, questo tappeto è uguale a quello di Shining, dove c'è il bambino che va in giro col triciclo. Questo pattern. Guardate, sempre strisciato. Melvin, I knew you were special. I knew right from the moment I saw you that you were going to complete our group. Cioè, gli dice, Melvin, sapevo che tu eri speciale, sapevo dall'inizio che tu avresti completato il nostro gruppo. Sono questi sedili con i caschi della realtà virtuale, dei pulsanti, e ora scopriremo che cazzo servono, ragazzi. Scopriremo. C'è pieno di bibite e roba da nerd, appunto, mangiare, di vicino alla postazione. Adesso vedrete. Thanks, guys. It's been great. We plan on killing ourselves today, Melvin. Ha detto, il nostro obiettivo è uccidere noi stessi, Melvin, oggi. What'd you say? We plan on leaving today. Going somewhere with no pain, no hardship. We are going to upload our consciousness to the nostalgia. Ha detto, noi ce ne andremo in un posto dove non ci sarà più sofferenza, mai più fatica. Noi ci uccideremo, lasceremo questo mondo fisico e faremo l'upload della nostra coscienza alla nostalgia, a un server della nostalgia. While our physical bodies decay, we will be existing in pure bliss. E dice, mentre i nostri corpi decaderanno nella materialità, noi continueremo a esistere per l'eternità nella purezza. All you have to do, Melvin, is press the button next to you. Ah, e adesso fa vedere ovviamente l'origine del trauma, in modo tale che lui lo vede a pixel, stile retro, vede il suo Paguro morto, ognuno vedrà nel casco, immagino, il proprio trauma, quindi la morte dei genitori, del padre, eccetera, e l'unica cosa che c'è da fare è premere il pulsante rosso per morire e abbandonare questo mondo fisico e cancellare anche il trauma. Lui vede, ecco, avete visto quello là? Vede il cuore spezzato, stile un po' come si dice, dove c'è Flowey, quel gioco lì, e non mi viene, Undertale, che praticamente sarebbe il cuore spezzato che la ragazza quando l'ha lasciato le ha rotto il cuore, no? Sempre fatto a pixel. The negative thoughts in your mind. Cancelleremo i pensieri negativi dalla tua mente. Vedete, dietro c'è una specie di strumento che ti trapana la testa, che partirà quando tutti avranno schiacciato allo stesso momento i pulsanti. Then your mind will escape forever to the nostalgia, where you will be. La mente
una volta che sarà stata trapanata e uccisa, scapperà per sempre nella nostalgia. Non serve, guardate, questo qua vede Rip, la tomba di suo padre che è morto, che gli ha causato il trauma. In heaven forever. You are with us now, Melvin. And that's all you need. Just press the button, Melvin, and this feeling will be yours forever. Vedi, premi semplicemente il bottone, Melvin, e questo sentimento di beatitudine sarà tuo per sempre. Sei con noi adesso. E così che si cancella il pensiero del paguro, le cose brutte. Guardate anche l'overlay così fatta tipo stile retro, wave, avete presente? Retro wave, vapor wave, che adesso va tanto di moda da anni. Cioè, è geniale, ragazzi. Si spera con il paguro che vivo. Bei ricordi, ragazzi. Melvin? I can't! I can't! Wait, what did he say? Melvin? Jeremiah? Melvin, press the fucking button! This all depends on you! I'm sorry. I'm sorry, I can't. Melvin, you worthless sack of shit! You're going back to a place with no life, heartache and... Oddio ragazzi, adesso si sta incazzando e dice no, non posso fare finta che la realtà non esiste, anche se è brutta. E lui, che cazzo stai facendo, Melvin? Premi quel cazzo di pulsante! E gli altri dicono, ti prego, Germania, digli di farlo, perché gli altri sono più deboli, no? Lui che li fa quello un po' più che comanda, no? Vedi che c'è l'anello del Tenno 74, dice, dove cazzo vuoi andare? In una realtà? Sta dicendo una realtà? Scusa. Worthless sack of shit! Pezzo, sacco di merda senza valore. You're going back to a place with no life? Vuoi tornare indietro in un posto senza vita? Heartache and misery? Dolore di cuore e miseria? Do you realize how foolish you are being? Ti rendi conto di quanto sei stupido, di quanto ti stai comportando in modo stupido? Jeremiah, what's happening? You said this would be fine! Jeremiah, cosa sta succedendo? Avevi detto che questo sarebbe stato bello. But it hurts! Ma fa male, stanno vomitando perché la realtà virtuale li sta sopraffacendo e non capiscono più dove sono e stanno venendo trapanati. Shut up! Don't let him leave! Non fatelo scappare. You're all delusional! Chasing these feelings of childhood memories, buying and hoarding everything that can drown out all the complicated shit in your adult... Dicendo, continuare a inseguire questi sogni di purezza, di innocenza, nascondendo, deviando dalle complicazioni, dalle brutture della nostra vita di adulti di oggi, non risolverà mai niente. Life! Numbing yourself until you can't feel anything at all! Vi porterà a non avere più una vita, portandovi a un punto dove non sentirete mai più niente. Cioè praticamente gli sta dicendo, voi facendo così vi state assuefacendo e arriverete a un punto dove non è che starete bene, semplicemente starete bene perché non esisterete più. E quindi arriverete a un punto dove non sentirete più niente, quindi non sentirete neanche più le cose belle, perché morendo nella realtà virtuale, nella nostalgia, diventerete refrattari, inerti a tutto, indifferenti a tutto. Guardate i pacchi di Amazon qui. Questa ragazzi è una grossa critica anche alle multinazionali che hanno speculato e stanno speculando tutt'oggi su di noi, in questo senso. Cioè hanno cambiato completamente il stile di consumo. You're stagnant. You're hollow. And I feel sorry for you. Shut up, Melvin! Voi siete stagnanti, siete gonfi e mi sento molto triste per voi, mi dispiace per voi. E lui dice, stai zitto. Grab him! Gli ho staccato la spina e gli ha freddo. Guys? Are you okay? Okay. I'm just gonna shut the door. See ya. Niente, lui ha preso i pesci che erano là, li ha fatti stare bene e ci ha messo anche, guardate, ha portato a casa i pesciolini
Ci ha messo la conchiglia vuota del paguro, un ricordo suo come se fosse una statua, un ricordo. Quindi ha accettato la morte e è andata avanti. Però nel modo più possibile, senza farsi inscatolare, ingabbiare dal ricatto, dalla trappola della dipendenza, dalla nostalgia, ragazzi. Cioè, ragazzi, io sono veramente senza parole, cioè, per me è un capolavoro di video. È un capolavoro di video. Cioè, adesso io voglio soltanto faccio vedere un secondo perché è un capolavoro di video, ragazzi. Io non penso di aver detto tutto, però rifletteteci tanto perché sono veramente trappole subito, subdole. E sapete la nostra società quante ne ha? Quanti meccanismi di coscienza, di fenomeni collettivi, ma anche per esempio la palestra, il fitness. È un altro esempio, ragazzi, quando fanno gli eventi del fitness, cioè, ci sono tutte queste passioni che sono pericolose, ragazzi, pensateci bene. Perché sono i meccanismi alla base che vanno a colpire i lati più fragili di noi. Ovviamente le persone normali trovano l'equilibrio, però chi è più fragile può finire davvero male. Io con questo vi saluto, spero che questa analisi vi sia piaciuta. Cerco di uscire il più presto possibile col video della Wii che ancora devo far uscire. E ragazzi, ogni tanto faccio uscire degli short, cose piccole per insomma darvi almeno qualcosina, per non farvi aspettare troppo. Io vi ringrazio per essere stati qui. Se avete delle domande fatele adesso. Siamo divertiti anche, abbiamo anche sdrammatizzato un po', facendo un po', insomma, cercando di paragonare qualcuno di questi personaggi a qualche personaggio che noi conosciamo in real life qua nel mondo del collezionismo. Se avete domande sono qui e altrimenti ragazzi ci vediamo alla prossima e spero che vi sia piaciuto. Notte Viper, buona serata anche a te Garrison. Spero che vi sia piaciuto. Comunque seguitelo questo Meat Canyon, guardate i suoi video perché fa delle cose, ma anche solo su OnlyFans, ha fatto delle critiche a OnlyFans, guardatevi i Kitty, di Monster Co, guarda, insomma, guardatevi tutta sta bella roba, ragazzi. Buonanotte, alla prossima.